Ciao ragazzi e ciao ragazze e bentornati nuovamente nel mio nuovo video. E se sei nuovo, benvenuto. E allora iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati nel canale. Sono da un po' di tempo che non metto video. Per chi non lo sapesse, è per la motivazione. Per chi non mi segue nei social o chi non ha i social, è venuto a mancare mio padre, per cui per me è difficile in questo periodo girare video. Oggi mi sono fatta forza e sono riuscita comunque a dirvelo, perché comunque è un periodo che è stato molto difficile, che non è... Mio padre è morto un mese a domani, insomma è passato un po' di tempo, però lui era stato malato parecchio tempo. Tutto quest'anno, diciamo, non è stato bene, è stato sempre peggio, per cui insomma è stato abbastanza dura. Infatti ho deciso comunque di fare dei video di psicologia, che sto riniziando a fare video di psicologia dove parlo del lutto. Ti lascio giù il link se vuoi andare a vedere questi video, perché possono esserti utili o a te o a comunque a qualcuno che magari conosci e sta vivendo questo periodo di grande dolore. In questo periodo sto creando maglie, decorando magliette, perché è un qualcosa che mi fa stare bene e noi dobbiamo scegliere in questo periodo a seconda del nostro modo di reagire, ovviamente seguendo i nostri tempi e le nostre modalità, senza farci giudicare dagli altri e non giudicarci neanche noi stessi, fare quello che ci fa stare bene, che può essere qualsiasi cosa che a te può far bene. Per esempio io in questo periodo, a parte il fatto che c'è molto caldo, non riesco tanto a cucire, proprio con la macchina per cucire. Invece mi rilassa attaccare le perline a mano, insomma decorare le maglie. Una di queste la sto indossando in questo momento, te la faccio vedere, qua, con tutto il pizzo attaccato a mano, con il fiocco, perché dopo cena, siccome c'è un pochettino più di fresco, mi metto in veranda, mi porto il mio carrellino, che se mi segui su Instagram o comunque sui social, anche Facebook, puoi aver visto, perché l'ho ripreso, dove mi sono proprio organizzata con il carrellino famosissimo dell'Ikea Raskov, non so se si pronuncia in questo modo. Mi sono organizzata con tutto l'occorrente, quindi fili, filetti, aghi, aghini, perline, di tutto e di più, e sto lì e mi rilasso. Infatti, finito questo video, non vedo l'ora prima di tutto di cenare e poi di andare in veranda appunto a decorare una maglietta. Quindi infatti ti consiglio uno dei modi, se tu stai soffrendo in questo momento, un modo che tu puoi utilizzare per canalizzare il tuo dolore è proprio con l'arte, che può essere non solo il cucito, ma l'uncinetto, può essere la pittura, dipingere, creare qualcosa con le mani, crea un rilassamento del cervello e la secrezione nel cervello degli classici chiamati i neurotrasmettitori della felicità, che sono la serotonina, dopamina, le endorfine e via dicendo. Io sto utilizzando, diciamo, questo metodo per stare più serena. Ovviamente ne utilizzo anche altri, ma diciamo, se sei curioso o curiosa, vai a vederti i video che ho fatto nel canale di psicologia e mi raccomando, fammi pubblicità in modo tale che così il canale crescerà sempre di più e potrò fare sempre più video. Allora, quindi la prima maglietta è questa che ti ho fatto vedere. Adesso ti faccio vedere la seconda maglietta, che è molto simile a questa, ed è questa qui, che come puoi vedere ha
dei brillantini attaccati, un nastro in grosgrain, una camelia, come in questo caso qua, che ho comprato fatta, non l'ho fatta io, e ho decorato anche le maniche. Quindi una maglietta stile Chanel, che io adoro, lo stile Chanel, carina, ma allo stesso tempo anche sobria. Diciamo che non è esagerata, ne ho fatto di molto peggio di maglie, molto più colorate e più stravaganti. Andiamo sempre a vedere una maglia. Questa maglia non l'ho mai messa, questa maglia la metterò sabato, invece l'ha messa di mio padre, per mio padre. Eccola qui, poi ti metto anche delle foto, ed è fatta con questo fiocco, con questo raso bellissimo rosa antico, e ho messo la spilla in questo caso perché mi sono detta magari si rovina lavandolo, quindi tolgo la spilla e poi lavo la maglietta. Quindi ho attaccato anche in questo caso gli strass tutti a mano, però non li ho attaccati nella manica. Fammi sapere nei commenti se secondo te è più bellino con gli strass anche nella manica. Fammelo sapere, così magari modifico un po' la maglietta. Un'altra che ti voglio far vedere è questa qui, anche questa non l'ho mai messa, a dire il vero, ed è questa. Devo mettere ancora le etichette, che non so se ordinarle le etichette da mettere proprio nelle maglie oppure farmele io con la ricamatrice, devo vedere. Allora, questa invece è molto particolare perché ha sempre il nastro, diciamo, di strass attaccato a mano, e poi ha queste rose, questi fiori, non sono rose, questi fiori. E questi fiori sono molto importanti perché facevano parte dell'abito da sposa di mia mamma, che mi ha dato e mi ha detto: guarda, fanne quello che vuoi. E questi facevano parte della cintura, che tanto l'abito da sposa di mia mamma non verrà mai messo, a parte che manco mi entra a me, perché mia mamma aveva una vita di Vespa e io no, soprattutto in questo periodo della mia vita, per cui poi ho tutto l'abito da poter, tutto ricoperto, era la stoffa fatta così, il tessuto molto bello, l'ho decorata appunto in questo modo. Anche in questo caso fammi sapere se gli strass ti piacerebbero, cioè ti piacciono anche nelle maniche, perché qua non l'ho messi. Io ti faccio vedere una maglia che avevo fatto anni fa, che è questa, te la faccio vedere, ecco qua, spero che si veda, e ha questo chihuahua tutto ricoperto di paillette, e poi ho attaccato qui il pizzetto in cotone che riprende il colore qua delle copelle. Questa maglietta era in un'altra maglietta che si era rovinata, allora ho staccato tutto, il cagnolino sopra le copelle, in modo tale che potessi con la macchina per cucire attaccarlo alla maglia. Quindi ho salvato, diciamo, un'applicazione che comunque è abbastanza importante perché tutte paillette attaccate a mano, e quindi l'ho salvata in questo modo. E poi ho attaccato questo nastro, diciamo, di pizzo in cotone, non l'ho attaccato nelle maniche, quindi anche in questo caso fammi sapere nei commenti cosa ne pensi. Poi siamo quasi per terminare. Poi ho questa maglia che avevo comprato anni fa, te la faccio vedere, è molto bellina indossata. Questa praticamente cosa ho fatto? Ho attaccato anche in questo caso delle perline, cioè un nastro ho attaccato un nastro di pizzo, e poi ho attaccato tutte queste perline a mano che formano appunto questo sorta di decoro. Io voglio farti un video tutorial
spero la prossima settimana di stare meglio e quindi di dedicarmi anche al mio canale di cucito, e voglio farti vedere come applicare, perché c'è tutta una tecnica, ma è di un rilassante unico. Cioè mi sono messa a attaccare queste perline, è stato meraviglioso, mi piace troppo, e poi dà tanta soddisfazione, anche perché in questo caso io ho utilizzato 2 tipi di perline diverse, ma tu puoi utilizzare anche, però sempre di perla, puoi utilizzare varie perline diverse. Comunque, quando ti farò il video vedrai. È veramente molto molto carino, perché ti puoi comprare una maglietta semplice e te la puoi decorare come vuoi. Cioè, anche questo è cucito. L'ultima che ti voglio far vedere, comunque ne ho altre in cantiere, magari appena sono finite ti rifaccio il video, cioè te ne faccio un altro, è questa qui. Questa ha un fiocco che avevo già, un fiocco color Tiffany, che ho decorato con queste perline tutte attaccate a mano. Avevo fatto precedentemente anche un'altra maglia, però con il fiocco chiaro, magari te la faccio vedere in un altro video, non mi ricordo dove l'ho messa, sempre con l'applicazione delle perline. In questo caso ho utilizzato un filo trasparente perché non si vedesse proprio il filo, in modo tale che sembrino come attaccati per esempio con la colla, però sono attaccate tutte a mano. E la stessa cosa ho fatto per lo scollo. Come puoi vedere, lo scollo è decorato con le perline piccoline. La stessa cosa ho fatto per quanto riguarda le maniche. Cioè, mi diverto troppo, è una passione, veramente, mi piace tantissimo e soprattutto mi rilassa veramente molto. Fammi sapere qual è il tuo modo, a parte, vabbè, ovviamente il cucito, cucito terapia, però quali sono, oltre il cucito, tutte quelle cose, attività manuali, ma anche non manuali, sono curiosa di sapere, che ti fanno stare bene, riescono a rilassarti e farti stare meglio. Fammelo sapere nei commenti, mi raccomando, perché sono molto curiosa. Io mando un bacio enorme a tutte le persone che mi sono state vicine in questo periodo brutto della mia vita, che non è ancora finito, siamo solo agli inizi, perché comunque ci vuole tempo per l'elaborazione del lutto e ci vogliono mesi, mesi e mesi, e sono solo all'inizio, però sono forte e ce la posso fare, ne sono sicura. Io ti mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao e buon cucito!